Benvenuti sul nostro canale, qui nel canale di Evo Amore. Oggi siamo qui insieme per parlare di un argomento importante, che è la differenza tra poliamore e sesso occasionale. Perché per noi c'è una differenza e in questo video ve ne parliamo. Quando parliamo di sesso occasionale come Evo Amore, intendiamo proprio questa esperienza nella quale noi viviamo delle relazioni, entriamo in contatto con delle persone con cui sentiamo il desiderio di condividere più parti di noi, compresa la parte sessuale, ma con le quali non ci troviamo, almeno nella fase iniziale, troppo coinvolti. Viviamo alcune esperienze, queste esperienze possono essere anche poche, possono durare poco tempo oppure più tempo, non importa, ma si chiamano proprio occasionali proprio perché rientrano in una fase sperimentale della nostra vita, nella quale noi cerchiamo di conoscere meglio noi stessi, cerchiamo di capire meglio come funzioniamo e come funziona la relazione con le altre persone, esplorare la nostra sessualità, capire meglio come funzioniamo da più punti di vista ed arrivare comunque a un nostro personale risultato. Questo sovente viene confuso proprio con il poliamore, cioè nel mondo d'oggi tante persone che vivono proprio relazioni occasionali si dichiarano poliamorose. In realtà c'è una grande differenza che è proprio il fatto di avere delle relazioni profonde, che abbiamo già in altri video spiegato, che sono proprio quelle che accendono un fuoco della passione, avviano un processo di innamoramento, di profondità della relazione, che questo fa la differenza tra una situazione e l'altra. Sesso occasionale, relazioni occasionali. Sì, sono dei momenti di vita in cui poter esplorare, in cui potersi conoscere, perché abbiamo possibilità di provare con più persone in più situazioni rispetto alla relazione stabile, oltre ad essere una fase che si ha magari nell'adolescenza, comunque da giovani, è una fase che si può avere anche in altri punti della vita, soprattutto in quei punti dove noi cambiamo, perché noi non siamo uguali sempre in tutta la nostra vita, ma in delle fasi della vita possiamo avere alcune esigenze, ma queste esigenze 10 anni dopo possono essere diverse. Può ripresentarsi di nuovo questo momento in cui abbiamo bisogno di esplorare per ricapire chi siamo e dove vogliamo andare. Per noi il poliamore è il momento in cui dal nostro punto di vista si genera una vera relazione, una relazione profonda, una relazione nella quale noi portiamo tutti noi stessi e condividiamo tutti noi stessi. Nel caso del poliamore lo facciamo con più di una persona. Distinguiamo quella che è, diciamo, dinamica di coppia con una dinamica suddivisa con più persone. Questa dinamica con più persone non ha caratteristiche differenti, è sempre totale, è sempre completa ed è sempre molto partecipata, quindi molto profonda e coinvolge tutti noi stessi. Ecco perché c'è una differenza così particolare rispetto alla relazione occasionale, proprio perché in questo caso ci si impegna, cioè si va veramente dentro una relazione profonda, si scambia un livello diverso e questo livello diverso produce dei risultati diversi dentro di noi e con le altre persone. Diciamo che se nella relazione occasionale rimango su un livello che non permette di approfondire più di tanto, quando entro nel poliamore avrò scelto delle persone, che sono più di una a quel punto, con cui in realtà entrare in intimità, entrare in profondità e vivere quelle dinamiche che si vivono anche nella coppia, ma nella coppia le viviamo con una persona. Se nella relazione occasionale io non ho bisogno di dirti chi altro sto frequentando, non ho bisogno di raccontarti esattamente tutti i movimenti emozionali che vivo, le conquiste della mia vita o gli errori, le comprensioni, cioè diciamo siamo a un livello più superficiale. Nel poliamore sto costruendo con te qualcosa e se ci dobbiamo conoscere, ci vogliamo conoscere, quelle parti saranno da vedere, da affrontare. Si parte proprio da una scelta di essere a un livello diverso. Abbiamo osservato che capita molto, diciamo, nel mondo del poliamore, definire essere poliamorosi nel momento in cui si comunica alle altre persone che si hanno altre relazioni. Ma questo è solo una forma di comunicazione, questo non è essere poliamorosi. Cioè dire a qualcun altro guarda che io sto anche con altre persone è un inizio di comunicazione
che ci sta portando da un livello superficiale a un livello leggermente più profondo. Da lì si spalanca un intero mondo di confronto, comunicazione, viaggio interiore e viaggio con le altre persone, che può arrivare a dei livelli decisamente più importanti e più profondi. Va detto che in una relazione poliamorosa seria, il contesto di relazione tra le persone che ne fanno parte, indipendentemente dal livello che loro hanno, ci deve essere. Le persone che vivono in un contesto di poliamore si devono conoscere, non possono essere sconosciute, perché se sono sconosciute non c'è un minimo di contatto, non c'è un minimo di scambio, non c'è un minimo di possibilità di interagire, e senza interazione di fatto non si sta generando un nuovo tipo di relazione, si sta semplicemente vivendo più relazioni personali, ma non si sta andando a costruire qualcosa di veramente nuovo. Possiamo dire in maniera abbastanza chiara che rapporti occasionali e poliamore non sono la stessa cosa, sono veramente due cose diverse. Soprattutto per noi di Evo Amore, il contesto dell'esperienza, dell'esplorazione che possiamo definire di rapporti occasionali, di sesso occasionale, ha un suo senso, un suo significato se è determinata nel tempo, se è limitata nel tempo. Non si può vivere tutta la vita così, perché se si vive tutta la vita così si è una dimensione che noi abbiamo definito di single, una dimensione nella quale noi siamo con noi stessi, non siamo interessati a farci coinvolgere in relazioni profonde con le altre persone, interagendo con esse semplicemente in modo meno profondo. Questo va bene, è una scelta, un modo di vivere, ma questo non ha nulla a che vedere con le relazioni poliamorose. Un altro punto che spesso si associa al poliamore, che è legato proprio a questa parte magari di voler esplorare più relazioni e quindi anche più relazioni sessuali, ma che dal nostro punto di vista è connesso al poliamore fino a un certo punto, quindi sono quelle condizioni miste dove la persona ha magari una, due, qualche relazione importante e in più ha un tot di altre relazioni, e spesso la motivazione dietro a questa geometria è il fatto di non essere completo con le persone con cui si ha una relazione importante, che tutte le proprie parti non sono soddisfatte da questa relazione. Le relazioni richiedono un tempo per andare a quella profondità. Diciamo che se ti frequento per 3 mesi non è assolutamente detto che riesco a conoscerti bene, quindi è il dire non mi completa è un primo giudizio che sicuramente non ha a che fare con la totale veridicità di chi quella persona è più un istinto, un non feeling che ci fa sentire questa cosa, ma non possiamo metterci la firma su un giudizio del genere su un tempo breve. Il fatto di andare a ricercare altre relazioni per compensare questa incompletezza che si sente spesso toglie energia magari da quel rapporto che già magari non si conosceva totalmente e si va a conoscere ancora meno, perché spostiamo la nostra energia da un'altra parte, diamo energia ad altre relazioni, ad altri contenitori che continuiamo ad aggiungere, seppur diciamo che sono a un livello diverso, occasionale, solo sessuale. Nella nostra esperienza come Evo Amore possiamo dire che l'abbinamento relazioni occasionali, poliamore non è quasi mai sano, non è un qualcosa che può portare energia all'interno del gruppo, del contesto nel quale si sta generando questa cosa, perché tendenzialmente questi sono elementi di fuga, sono elementi di spostamento. Diverso è quando una persona all'interno del poliamore sta iniziando o avviando eventualmente una nuova relazione con l'intento di arrivare a un punto di profondità nuovo, ma facendolo nel modo giusto, quindi facendolo attraverso un processo di condivisione, attraverso un processo di comunicazione, preparazione delle altre persone coinvolte nella sua relazione e andando poi in quella direzione. Finché si segue un processo di serietà, di impegno, di condivisione, di comunicazione tra tutte le persone del gruppo, si va sempre in una direzione tendenzialmente giusta, sana e utile. Nel momento in cui si va così un po' a prendere quel che si trova, a vivere relazioni un pochino così a casaccio, ogni tanto dire ah sì, intanto ho avuto un'altra storia, ah ma c'è un'altra storia, ma c'è un'altra storia, con le persone con le quali magari noi stiamo condividendo una relazione importante e profonda, che devono anche poi un po' metabolizzare e anche ammortizzare questo nostro modo di essere e di fare, tendenzialmente il risultato non è mai positivo o comunque non è mai così tanto utile all'insieme.
proprio perché il risultato poliamoroso dovrebbe essere un risultato che porta vantaggio sempre a tutti e mai soltanto a una persona rispetto alle altre. Immaginiamo una casa, ha delle persone che vivono in quella casa, ha degli oggetti che appartengono a ogni persona e ha degli oggetti comuni che appartengono a tutti. In quella casa ci vivono 2 persone e ogni mese si aggiunge una persona nuova che porta con sé i suoi oggetti personali. Questo porta sempre un enorme movimento, un enorme cambiamento, un'enorme rivoluzione in tutti. Il fatto che ci siano di continuo via vai dentro e fuori da questa casa va a comunque creare una situazione di difficile gestione, magari per qualcuno anche di stress, cioè magari qualcuno voleva un po' di stabilità e invece c'è sempre un continuo via vai. Se questa entrata e uscita diventa incontrollata, molto facilmente sfugge al controllo. Per essere chiari, noi non siamo contrari ai rapporti occasionali, No. non è che stiamo dicendo che è una cosa sbagliata, tutt'altro, stiamo solo dicendo di collocare questo tipo di esperienza nel giusto contesto. Se siamo adolescenti, benissimo, dobbiamo conoscere noi stessi, esploriamo, facciamo. In alcuni casi ci può essere utile questa esperienza, in altri casi magari lo può essere meno, ma questo dipende poi da ogni persona. E ci sono anche vari momenti della vita di fronte a grandi cambiamenti personali che possono non essere soltanto la fine di un amore, può essere anche, che ne so, uno spostamento di continente, magari cambiamo completamente vita, ci ritroviamo a dover ricostruire la nostra vita personale perché non abbiamo più contatti con persone di dove eravamo prima, quindi ci possono essere tante situazioni nelle quali per noi può essere necessario avviare una situazione esplorativa. Portiamo solo l'attenzione sul fatto che questo tipo di esperienza, che deve comunque iniziare e finire a un certo punto, non va confusa con il mondo del poliamore, che significa va bene vivere, sperimentarsi in questo tipo di situazione, ma nel momento in cui questa situazione prende una forma e diventa una forma relazionale che avvia un processo di profondità, ecco allora lì bisogna cominciare a essere un po' più attenti, soprattutto attenti alle persone che ci circondano e con le quali stiamo costruendo una relazione densa e profonda. Bene, quindi in questo video ci siamo soffermati sulla differenza tra poliamore e sesso, relazioni occasionali, ma c'è un altro video che vi mettiamo qui sotto nella descrizione che parla proprio di vari tipi di non monogamie che potete approfondire ed esplorare. Vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto e scriveteci nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Yeah!